Ciao, bentornato o bentornato su questo canale. Se invece sei nuova o nuovo, ti do il mio benvenuto. Sono Virginie, un interior designer e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa, cercando di darti suggerimenti utili affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa che ti rappresenti nel profondo e dove ti sentirai sempre a tuo agio. Oggi vorrei nuovamente sottolineare l'importanza di cominciare dal progetto di arredo quando si deve ristrutturare casa. Lo so, non è la prima volta che me lo senti dire, ma è così importante che ogni tanto è bene ripetere l'argomento. Prima di cominciare, come sempre, se ami tutto quello che riguarda l'argomento case e non l'hai ancora fatto, ricordati di iscriverti al mio canale per avere altre informazioni su questo tema. Metti un bel like al video e via, partiamo! Il progetto d'arredo andrebbe fatto anche quando si dovesse semplicemente arredare una casa, per essere certi di ottenere un risultato che ci rappresenti davvero appieno. Nel caso in cui bene o male i mobili già ci fossero, posso concedere di saltare questo passaggio solo se la ristrutturazione prevedesse il rifacimento dei bagni al limite del pavimento. Questo perché si presuppone le scelte dei materiali verranno fatte in base allo stile e alla palette che già si ha. A dire il vero, anche qui sarebbe meglio fare un minimo di progettazione per essere sicuro che tutto ciò che hai o comunque che vuoi mantenere ci stia e possa essere messo in maniera funzionale. Comunque resta certo che in tutti gli altri casi è davvero essenziale partire dal progetto di arredo. I motivi per cui insisto su questo sono molteplici, anche se alla fine il motivo principale è uno solo: che tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa che davvero ti possa rappresentare. Perché questo possa succedere non basta avere una casa bella, ma deve essere funzionale. Apro una piccola parentesi nel caso tu dovessi comprare i mobili da zero. Quando parlo di un progetto d'arredo, parlo di un progetto preliminare, cioè avere un'idea di quali elementi hai bisogno per rendere un ambiente funzionale, con l'aggiunta di una mood board e della palette colori. Quindi non è che devi sapere già che avrai quella specifica credenza, per esempio, ma che vorresti una credenza bene o male di quelle dimensioni, forma e colore. La mood board e la palette colori ti aiuteranno nella scelta dei materiali. Specificato questo, vediamo in dettaglio perché cominciare dal progetto d'arredo, sia che tu i mobili li abbia già, sia che tu li debba comprare. Questo punto vale soprattutto se decidi di fare dei cambiamenti strutturali, modificando le dimensioni degli ambienti, abbattendo e ricostruendo alcune tramezze. Con che criterio deciderai, escluse ovviamente le dimensioni minime imposte dalla legge, le dimensioni dei nuovi ambienti, se non hai un'idea precisa dell'arredo che vuoi metterci o come sistemare quello esistente? Pochi centimetri potrebbero fare un'enorme differenza nell'avere un ambiente confortevole e funzionale da uno no. Un progetto d'arredo inoltre ti potrà far uscire, se necessario, dagli schemi, creando magari inusuali disposizioni degli ambienti che però potrebbero essere più funzionali al tuo modo di essere. Quante volte mi hai sentito dire che l'illuminazione è la parte più importante in interior design? Ma senza sapere dove posizionare i mobili, come si può studiare un impianto davvero funzionale? Si finirà per studiare l'illuminazione generale e poi mettere prese più o meno ovunque per prudenza. Ma ora immagina di avere la fortuna di avere un soggiorno grande, così ampio che quando posizioni i mobili decidi di mettere la zona conversazione centrale, con nessun elemento appoggiato al muro. Come potrai avere una buona illuminazione in quell'area?
Non ti sarà possibile avere nessuna lampada da terra o da tavolo se non avendo degli inestetici quanto pericolosi fili volanti a terra. Con un progetto d'arredo fatto prima avresti potuto far mettere una o più prese a pavimento. Il discorso impianti ovviamente non si limita a quello elettrico, pensa per esempio alla cucina. Se non hai idea di come la vuoi, potresti decidere di lasciare gli attacchi dove sono, per poi magari trovare scomodo avere per esempio il lavello alla destra dei fuochi piuttosto che alla sinistra. Oppure potresti pensare di avere un'isola e magari avere il lavandino o i fuochi su quell'isola, ma come fai a decidere con esattezza dove mettere gli attacchi se non hai progettato la cucina? Questo vale sia che tu debba prendere una cucina ex novo, sia che tu debba riposizionare quella vecchia. Sicuramente qualche modifica sarà da fare. Questo punto ti sembra strano, vero? Ora ti spiego il perché. Investendo del tempo nel progetto d'arredo potrai risparmiare tempo e anche denaro. Se ogni cosa è chiara e definita, potrai scegliere l'impresa o gli artigiani migliori per i lavori che devi fare. Dando loro il progetto preciso, ti faranno preventivi mirati e non dettati solo dalla loro esperienza basati su lavori similari. Questo farà sì che, esclusi imprevisti, i prezzi non cambieranno in corso d'opera. Inoltre, avendo ben chiaro tutto quello che c'è da fare, non ci saranno perdite di tempo. Ancora, se devi comprare l'arredo tutto o in parte, avendo ben preciso ciò che vuoi, con una rapida ricerca saprai scegliere il o i negozi d'arredo che fanno per te e risparmierai un sacco di tempo. Vedi come investire nel progetto d'arredo sia un vantaggio? Non aver paura di giocare con la pianta della casa, stampane più copie, disegna in scala e ritaglia i complementi d'arredo e studia diverse soluzioni finché non trovi quella che ti soddisfa di più. Se poi hai dei dubbi, preferisci un aiuto, non esitare a contattarmi. Spero che questo video ti sia stato utile e ti sia piaciuto. Nel caso fammelo sapere con un bel like e nei commenti. Sentiti poi libero di condividerlo con chiunque tu pensi possa essere interessato, ne sarò onorata e mi aiuterà a far crescere il canale. Poi, se non devi ristrutturare, ma se senti che la tua casa o qualche ambiente di essa non ti rispecchia abbastanza, anche qui non aspettare oltre e prenota la tua consulenza. Trovi i miei contatti in descrizione. Infine, se non l'hai ancora fatto, ricordati anche di iscriverti al mio canale e di attivare la campanella, così non ti perderai i prossimi video. Grazie di cuore per essere stato qui con me. A presto!